Allora, collegamento antenna, cavetto HDMI direttamente sulla porticina. In dotazione è dotato anche di un cavetto flessibile, perciò per andare direttamente dietro, se è posizionato in una posizione un po' strana, potete usare questo adattatore da qua alla porticina, è già in confezione. Poi c'è il cavo di alimentazione che va posizionato qui e in questo caso può essere collegato direttamente dietro sulla porta USB del televisore, o come ho fatto io nel mio caso, ho usato un caricabatterie da cellulare 5V 2A e collegato direttamente alla 220V. Ma prima di collegarlo alla corrente vi consiglio di collegare il ricevitore del telecomando con porta mini USB direttamente sulla porticina di cui è dotato, e questo col biadesivo lo dovete posizionare frontalmente al televisore. A questo punto potete collegare l'alimentazione USB o tramite appunto il televisore o tramite l'alimentatore 220 5V, e a questo punto vi troverete con il display che indica il boot con il LED rosso in fase di accensione, e automaticamente una volta terminato l'avvio del decoder vi troverete nella schermata di installazione.